5 piedi e mezzo, 2 metri, piano ancora, dicono da terra, go! Ha toccato il suolo lunare. Luna! Kiss Me mi ha gentilmente offerto una tastiera che porta come protagonista la Luna. È il suo primo modello prodotto e a quanto pare proseguirà la sua avventura nello spazio vedendo la prossima uscita. Comunque si tratta di un qualcosa di nuovo nel campo delle meccaniche, solamente a livello estetico intendo, non tanto per questa barra luminosa che ormai è facile ritrovare in molti altri marchi, più che altro per gli accessori che si attaccano ai suoi lati. Può piacere o può risultare stupida, ma bisogna estrarre la filosofia da questa situazione. Rimane una nuova idea e ciò fa comprendere quanta personalizzazione, quanta immaginazione, quanta cultura può portare uno strumento del genere. Kiss Me non dice tanto di sé. Viene raccontato che c'è uno sviluppo fin dal 2004, ma online non ho trovato niente in merito. Probabilmente questo è un nuovo nome per un'azienda già esistita, il cosiddetto rebranding se si vuole essere inglesi. Infatti il fondatore, tale Ranto Liu, e sicuramente ho pronunciato male, era amministratore di una certa Baisir che aveva a che fare con le tastiere. Mi piace sempre indagare dell'origine. Al di là di questo, Kiss Me con la sua Lunar 01 è apparsa su Kickstarter, la nota piattaforma per ricavare fondi economici per concretizzare un progetto. Con un obiettivo di $5.096 è riuscita ad avere molti sostenitori, tanto da contarne 123 al termine del finanziamento, raccogliendo quasi $23.000. La campagna si è conclusa in ottobre 2022, perciò Kiss Me ha avuto modo di costruirsi un negozio per racchiudere diversi prodotti, in primis naturalmente la Lunar. Andando in dettaglio, questa tastiera conta 4 varianti, con altrettante sub-varianti in base al profilo dei copritasti. Sulla pagina di Kickstarter però se ne nota una quinta e probabilmente non è piaciuta al pubblico e per questo non è in produzione. Fra l'altro, dirigendosi nella sezione copritasti, ci sono altri temi, menzionati ancora una volta su Kickstarter. A questo punto avrei fatto avere delle barebone, così uno si può comprare appunto la base e poi ci mette sopra quello che preferisce con l'opzione A, B, C, eccetera. Attualmente quindi si è limitati, perché se l'utente desidera la Lunar 01, magari perché gli interessa la struttura e il disegno, ma sopra ci vuole uno di questi altri temi, egli deve effettuare 2 acquisti, ritrovandosi a casa una parte inutilizzata. A questo servono le barebone, per dare più libertà di personalizzazione, quindi in questo modo palesemente si va a spendere di più, perché appunto si mettono $200 per la normale tastiera e $39 per i copritasti desiderati. Tra l'altro variano questi due prezzi, ho giusto fatto un esempio. Andando avanti, la variante che ho scelto è quella più popolare, ovvero la Lunar White con profilo KDA. Ho scelto essa piuttosto che altre perché tra il motivo dedicato, la luna e il disegno c'è coerenza. Se prendete la Caramel Latte che parla di merenda e poi ci metti 2 razzi e il nome principale rimane invariato, Lunar 01, beh, a me sembra un prodotto abborracciato, tanto per, facciamolo tanto per. A me comunque piace molto questo tema, con questi addobbi e correlandoci vari accessori messi a disposizione diventa un gioiellino. Chiaramente ci leverei questi 2 accrocchi e Kiss Me, se mi vuoi sempre bene dopo queste mie polemiche, io accetto volentieri la caramel, ne parlerei benissimo. Per finire questo capitolo preciso la politica di spedizione. Allora, bene o male si tratta delle solite condizioni, quindi potreste subire delle tasse doganali che non sono da sottovalutare. Io per le ultime tastiere ho dovuto sborsare praticamente €50. Ufficialmente qui il caso è contrario, perché Kiss Me, oltre a dire che la spedizione è gratuita,
si sottolinea il fatto che le tasse doganali sono incluse. Speriamo che sia così. Io so solo che le ho dovute sempre pagare durante la spedizione, quasi al termine del tragitto, proprio quando il prodotto era vicino alla destinazione. E per questo tale affermazione la vedo un po' strana. In questo caso a me non sono state richieste, però la mia può essere una situazione particolare, poiché si tratta di una collaborazione, perciò il mio consiglio è di considerarle nella spesa totale che volete sostenere. Parto dal pacco stesso perché voglio mostrare il nastro adesivo e già da qui si intuisce il senso giocoso di Kiss Me. La confezione acceca come il sole. Sotto essa ne ho un'altra che fra poco scoprirete. Si tratta comunque di un prodotto a parte, perciò non viene incluso nell'acquisto della tastiera. A guardare così, questo coperchio si può dire che è tamarro e perciò farebbe pensare che anche la tastiera sia così. Almeno questa è la sensazione che ho provato, ma in realtà ho trovato la Lunar 01 decisamente, relativamente più sobria. Ecco, mettiamola così. Questo cartoncino è abbastanza inaspettato ritrovarselo, intendo in senso positivo. Foglio delle istruzioni, in inglese da un lato e in cinese dall'altro. La tastiera ve la mostro fra un istante. Estrattore 2 in 1 personalizzato e un piede di porco per lo smontaggio. Sembra molto un bisturi. Guarnizioni in silicone, che possono essere anche una soluzione alternativa a quelle già presenti all'interno della tastiera. In un capitolo successivo capirete. Accanto al ricevitore wireless, anch'esso personalizzato. Cavo intrecciato con connettori dalla forma originale, a tema col contesto del prodotto protagonista. Come al solito USB-A, USB-C. Infine ci sono loro, ma prima di farveli vedere devo mostrare quest'altra confezione. Allora, per la prima volta, dopo 24 recensioni sulle tastiere meccaniche, mi sono deciso a provare un poggiapolsi. All'inizio li snobbavo, poi col tempo, leggendomi approfondimenti e scoprendo la parte delle ergonomiche, grazie alla Atreus 62, ho compreso l'importanza di tale oggetto. Ritornando ai due giocattoli, sono la vera caratteristica della Lunar 01. La base, quando gira, e gira per un sacco di tempo, simulerebbe la potenza dei motori del razzo. Ovviamente non hanno un'utilità, sono stati messi per differenziarsi nel mercato, facendolo diventare un prodotto originale. Di sicuro una tastiera così è appariscente e innovativa, al di là dei gusti personali. Forse avrei preferito mettere anche delle calamite superiormente, ci sono di lato e quelle servono a dare quel pensiero di fantasia nel farla decollare, mi pare giusto. Formato 80%, la cosiddetta TKL, non 87% come indicato nella presentazione in Kickstarter. Questo numero è valido per la quantità effettiva di tasti presenti. Tale dimensione permette praticamente di far tutto. Ricordatevi però che è una ANSI QWERTY Stati Uniti, perciò non proprio adatta all'italiano. Questa differenza l'ho spiegata nel video dedicato al tema Pine Green di Taihao, offerto gentilmente da Coffee Kids. Il disegno è stondato e personalmente mi piace molto. Le scritte sono scherzose, come avevo fatto notare già dalla scatola, e dietro si ripete questo approccio. Mi resta da dire che ci sono due piedini per ogni lato, in modo da avere di conseguenza due altezze. Presenti inoltre 4 fermi in silicone e faccio notare che è assente un alloggiamento per il modulo wireless, probabilmente per non rovinare l'intera grafica. Come detto in precedenza,
si hanno delle sottovarianti che, oltre a dare logicamente un cambio di tema, danno anche profili differenti. Quella che ho scelto probabilmente rispecchierebbe meglio l'argomento della Luna, dello spazio, ma secondo me poteva essere fatto qualcosa in più. Ci sono 4 copritasti con una fantasia a strisce, 2 sembrerebbero quelle del pericolo e, a essere sincero, non mi fanno impazzire, e gli altri in grigio invece si possono collegare all'impronta della scarpa dell'astronauta, e questo lo apprezzo decisamente di più. Riguardo le leggende, simulano quel carattere e quelle icone che abitualmente si vedono in contesti sci-fi, e ho apprezzato i nomi di tutti i pianeti del nostro sistema solare. Per i miei gusti potevano mettere anche qualche frase dedicata, specialmente alla spaziatrice. Anche scherzosa sarebbe andata bene. Avrei rimosso queste icone che sinceramente non capisco, poi magari hanno un riferimento che non conosco. Avrei poi messo piuttosto un simbolo, un'immagine che si rifà al contesto della Luna, come un astronauta o banalmente il satellite stesso. Su Kickstarter vengono mostrati dei copritasti di questo genere, il problema è che non sono acquistabili nel negozio di ora. Comunque, riassumendo, io rivisiterei questa parte perché fuori da Kiss Me ci sono tanti altri temi che prendono più intelligentemente l'argomento, lo fanno in maniera più sobria o meglio studiata. C'è comunque un ma a quello che ho appena pensato e lo spiegherò nella conclusione. Oddio, c'è anche il tema che vi ho fatto vedere prima, più minimale, siamo d'accordo, ma è fin troppo pulito. È sicuramente anonimo, non trasmette in nessun modo l'ambientazione lunare, spaziale, la navigazione. Al di là di questo, che alla fine è un aspetto soggettivo, come composizione si parla di PBT, materiale tendenzialmente più qualitativo rispetto all'ABS. Devo affermare che è di buona fattura e per altre caratteristiche dico che la superficie è liscia e stondata, quindi combacia bene col disegno in generale della tastiera, però devo precisare che così non sono perfettamente ottimali per chi li vuole adoperare in ambito videogiochi. Diciamo che Kiss Me si basa su 3 modelli di interruttori, poi vedendo le singole varianti della Lunar 01 alcuni possono essere disponibili o meno. Io ho scelto i Gateron G Pro Silver 3.0 solamente per l'aspetto del colore, visto che il grigio è sicuramente caratteristico nel contesto spaziale, specialmente in quello lunare. Per dare giusto 2 informazioni, evidenzio prima di tutto la tecnologia lineare, quindi sono silenziosi e idonei per un uso di studio o ufficio, e poi offrono una bella sensazione di pressione, visto che sono lubrificati. Questa tabella, che riassume i dati tecnici, la trovate in descrizione in modo da confrontarla con altri modelli di interruttori recensiti nel canale. Peccato non ritrovarne altri nella confezione perché potrebbero far comodo nel caso quelli installati si rompessero. Si possono comunque acquistare a parte nel negozio di Kiss Me e anche facilmente altrove. Si incomincia col bisturi, facendo leggere pressioni sui bordi del fondello. In alternativa va bene anche un plettro. Andando sull'altro pezzo si trovano a prima vista 2 batterie da 2000 mAh ciascuna. Un aspetto positivo è trovare la USB-C e i pulsanti su una scheda indipendente dall'altra, in modo da sostituire solamente questo pezzo se eventualmente si danneggiassero.
Infine butto lo sguardo sulla parte LED, quella più ostica, perché ho notato che è delicata. Innanzitutto qui ci vorrebbe una rimozione più facilitata, attualmente va scollata e col tempo sicuramente l'attacco svanirà sempre più. Gizmi si è accorta del problema riscontrato dagli utenti e, da quanto ho capito, provvederà a risolvere il problema con qualche soluzione più pratica. Altra avvertenza la devo dare sulla barra dei LED SMD perché a molte persone è capitato di romperli accidentalmente, perciò estraete la striscia con delicatezza. Anche per questo ho letto che miglioreranno il sistema. Sul retro si può notare meglio il PCB e non poteva mancare un riferimento al tema della tastiera, anche se non capisco perché la parola spazio è stata scritta così. Spero che non sia un errore di distrazione. Può darsi che voglia intendere qualche frase famosa che io non conosco. La cosa più bella però è la predisposizione per i Lego, quindi ci si possono applicare infinite creazioni, ma serve anche come base per poter appoggiare uno smartphone, un tablet o dispositivo similare. Non vi ho detto però come funziona questa barra luminosa. In poche parole segue la digitazione. Va per così dire a ritmo e così si comporta anche con la musica riprodotta nel dispositivo collegato. Questo tipo di programma mi sta ossessionando. Lo schema, la grafica e quant'altro li ho ritrovati anche nelle ultime tastiere recensite, quindi si tratta di un software generico e di conseguenza non aspettatevi funzionalità particolari. Praticamente adesso non servirebbe questa spiegazione, basta andare a vedere i miei precedenti video e vabbè, rimane comunque un programma che ha tutto quanto il necessario, nel senso che non gli mancano le funzionalità di base. L'aspetto che attira maggiormente è quello legato all'illuminazione, poiché ci sono dedicate 4 schermate. Permettono con facilità di impostare un colore fisso, applicare degli effetti, fare tutto ciò per un singolo tasto o un gruppo di tasti, azionare il ritmo attraverso la riproduzione di una traccia sul PC. Anche qui c'è un tocco di pacchianata con questo sfondo alquanto patetico, un po' sci-fi, ecco, ma poco importa comunque, è veramente un dettaglio. Io dico che si può far di più per quanto riguarda l'organizzazione delle inserzioni e la gestione del prodotto in sé. Berrybone è sempre un'ottima opzione da aggiungere per quanto mi riguarda. Per il tema, dedicato a quanto pare alla luna, avrei appunto offerto qualcosa di diverso. Quello che si ha non parla a fondo del contesto e per i miei gusti, dai,
risulta pacchiano. Riguardo proprio questo aspetto, d'altro canto, se sei un'azienda che applica sostanzialmente un giocattolo, del resto mi pare normale ritrovarmi altrettanto approccio nel resto del prodotto. Per il resto a me va tutto bene, per essere puntigliosi avrei messo in confezione alcuni copritasti alternativi e degli interruttori sostitutivi, ma rimangono appunto sottigliezze. Considerando tutto quanto, constatando che la spedizione è gratuita, vabbè, fra diverse virgolette perché è da capire la questione doganale, il prezzo direi che è nella norma, ma siamo al limite. Certo, c'è questa appariscente striscia per creare quel gioco di LED, ma essendo molto semplice a livello tecnologico non farebbe pensare alla giustificazione del prezzo di listino. Fate conto che qui è tutta plastica e a questo prezzo si trovano soluzioni anche con materiali più pregiati. Ecco, la Kibun Phantom 81 è un esempio che posso fare. In descrizione trovate l'indirizzo web che rimanda al negozio di Kiss Me e naturalmente avete a disposizione un codice sconto valido per l'intero negozio senza alcuna limitazione. A presto con altre tastiere volanti. Prima o poi le farà.